Fai trading come tutti, passi ore davanti ai grafici, ma i mercati si muovono sempre troppo in fretta. Provi strategie manuali, ma appena entri il prezzo cambia direzione. Allora provi strategie automatiche, ma ancora una volta di automatico ci sono solo le perdite. Ti butti allora sulle news, leggi analisi, forum, ma ognuno dice il contrario dell'altro. Ti convinci quindi che serva solo più tempo, più studio, più impegno e più stress. E questo è assolutamente vero, ma non è detto che debba per forza portarti risultati, non è detto che debba per forza essere così. Ad un certo punto, boom! Scopri l'AI, scopri l'intelligenza artificiale. Uno strumento potente, uno strumento che cambia tutto, almeno sulla carta, perché provi le strategie mostrate sui social che ti mostrano come usare l'AI per fare grandi profitti con il trading. Tutti questi video tipo l'AI ha creato una strategia che vince nel 100% dei casi, success rate 100%, ho fatto il 1000% con questa AI, un'AI imbattibile e puff, provi e perdi di nuovo. A quel punto basta, chiudi baracca e burattini e ti arrendi. Ma in realtà, proprio quando tutto sembra perduto, ecco che le cose cambiano e finalmente inizi a stampare risultati. Quando impari infatti a far lavorare le cose per te, ecco che tutto cambia. Niente più corse infinite dietro i grafici, niente più scelte fatte di pancia anziché di testa. La I è uno strumento potente, è uno strumento efficace purché lo si utilizzi in modo corretto. Perché oggi l'intelligenza artificiale può analizzare tonnellate di dati meglio di noi e soprattutto più velocemente di noi, può segnalarci trend, può persino dirci quando entrare e quando uscire, ma attenzione, non ti sostituisce. Ecco quindi che in questo video voglio sfatare il mito dell'AI, perché in tanti mi stanno scrivendo ho visto dei bot AI, ho visto delle soluzioni di trading AI e quindi voglio sfatare il mito dell'AI e contemporaneamente mostrarti come personalmente utilizzo l'AI, perché sì, la utilizzo, sì, è uno strumento validissimo nel trading purché si sappia come utilizzarlo. Quindi mettiti comodo perché ti sto per mostrare come utilizzare veramente l'AI a tuo vantaggio quando operi, quando fai trading. L'AI è forte, l'intelligenza artificiale è forte, è un po' come avere il proprio personale analista 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e sottostipendiato perché non lo paghiamo. Ma attento, non è l'AI che conduce il gioco, devi sempre essere tu, sei tu che devi avere in mano il timone. Sei tu che devi conoscere la tua strategia, devi utilizzare l'AI semplicemente come strumento di analisi. Chi comprende questo sottile ma importantissimo concetto, sarà colui che farà veramente risultati nel lungo termine. Fino a ieri il trading era fatto così. Ore davanti 1000 indicatori, notizie che cambiano la velocità della luce, Trump che ne spara una e tutto crolla o tutto sale e quindi in continuazione, confusione su confusione su confusione. Insomma, non si sapeva dove sbattere la testa, o meglio, chi è e chi fa trading a livello professionale sicuramente sa destreggiarsi, sa muoversi in questo mondo, ma comunque devi stare veramente focalizzato, comprendendo ciò che succede, cercando di eliminare il rumore di fondo o utilizzarlo a tuo vantaggio in determinati contesti. La parola chiave era, ed è ancora oggi, analisi. Però oggi c'è la I e trasforma questa parola chiave in un qualcosa di diverso. Infatti l'AI, come ho detto, ti dà un vantaggio enorme, purché tu la sappia usare e purché tu comprenda che non è l'AI a creare la tua strategia, non è l'AI a fare trading per te, sarai tu a fare trading. Perché le persone credono che sia l'AI, che clicchi un bottone e lei fa trading magicamente per te, ma non è così. Il segreto è che l'AI è uno strumento in grado di analizzare mole di dati impressionanti in tempo reale praticamente. Ecco per cosa la dobbiamo usare. La dobbiamo usare per analizzare dati, per individuare situazioni interessanti in cui posizionarci, sì, ma di fatto tutto è basato sempre e solo sull'analisi dei dati. La I analizza i dati, ci dà un feedback, noi utilizziamo quel feedback a nostro vantaggio nella nostra strategia per muoverci sul mercato. Ti sto quindi per mostrare come integro la I nella mia analisi e per farlo utilizzo uno strumento, un exchange. Io opero prevalentemente su cripto, in particolare su Bitcoin. Quando devo trado generalmente più su Bitcoin che
su altro, ogni tanto su qualche altcoin per speculare, però tendenzialmente su Bitcoin. Ed ecco quindi come utilizzo l'AI. Per farlo utilizzo, ho detto, un exchange, BingX. Perché utilizzo BingX? Perché ha introdotto proprio uno strumento AI estremamente interessante. BingX, tra l'altro, è stato uno dei pionieri, se non il pioniere del copy trading, e oggi diventa pioniere dell'AI. Infatti, all'interno di questo exchange, che è totalmente gratuito, ti lascio qua sotto il link nella descrizione se vuoi provarlo, se vuoi dargli un'occhiata, è un exchange tradizionale come tanti altri, ma come puoi vedere qua sopra, integra uno strumento interessante, appunto uno strumento AI. E ora ti faccio vedere come non solo tu puoi usarlo come fosse un ChatGPT, quindi parlarci, chiedergli consigli, soluzioni, chiedergli di analizzare dati, ma puoi anche in tempo reale analizzare le tue posizioni in essere e lui ti dirà delle cose molto interessanti. Per esempio, io qua ho una posizione che ho aperto per mostrarti appunto come funziona. Qua di lato, come puoi vedere, qui c'è questo simbolo qui. Cliccando, ecco che ci si apre la nostra AI. Eccolo qua, analisi la tua posizione in BTC. Hai una posizione long aperta su Bitcoin contro dollaro con le seguenti caratteristiche. Leva 20, quindi è andato a vedere la mia leva, sono long. Prezzo medio d'ingresso in questo caso 114.250. Mi dice il valore attuale 115.800, mi dice il PNL non realizzato 28% attualmente su questa posizione di profitto, margine posizione molto piccolo in questo caso perché ho una strategia su questo conto, ci sono tipo $900, quindi pochissimo, e opero quindi con un margine più piccolo. Sei già in un'ottima zona di profitto e l'andamento recente del mercato conferma che la tua strategia è ben allineata con la direzione del prezzo. Ok, quindi lui cosa sta facendo? Sta analizzando i dati e mi sta riportando tutta una serie di cose. Di base mi ha dato un piccolo feedback veloce dicendomi ok, sei in linea con l'andamento del mercato. Andamento del prezzo, segnali tecnici chiave. L'ultimo dato del grafico orario mostra che il prezzo di Bitcoin ha chiuso a 115.882, in leggero rialzo rispetto al tuo prezzo medio negli ultimi giorni. Bitcoin ha mostrato una rottura rialzista oltre i 115.000, un volume crescente nelle ultime 24 ore, segno di interesse istituzionale, una struttura tecnica che suggerisce opportunità del trend rialzista nonostante alcune fasi di consolidamento. Il mercato sembra aver superato il test chiave dei 113-114, ora diventati supporti. Quindi già qui mi ha detto guarda che tu hai un supporto sui 113-114, infatti come puoi vedere qua per me c'è un altro ordine, uno a 113, uno più sotto a 110, in queste aree mi sono andato a piazzare degli ordini di riaccumulo, quindi per andare nel caso di retest a riposizionarmi di nuovo long. Poi io tendenzialmente trado, ma di questo sicuramente ne potremo parlare poi in un'altra sede. Io utilizzo molto il volume profile per identificare le aree di interesse. Ad esempio qua ho quest'area che per me è un'area di interesse di accumulo, infatti ci sono diversi ordini in accumulo, e poi questa qua nel caso di rottura di questa. Ovviamente qua non sono ancora andato a posizionare ordini per non sciupare capitale, cioè non sciupare margine, impegnarlo in ordini che magari non vengono fillati, non vengono eseguiti nell'immediato. Qui ho già tutto preparato, ho già tutto settato, appunto utilizzando il volume profile, però ne parlerò poi in una sede apposita. Continuiamo qua. Cosa sta muovendo il mercato? Ecco che quindi ora passa un pochino dall'analisi all'analisi delle news, quindi del macro se vogliamo. Dai dati notiziari emergono due forze principali: macro condizioni favorevoli, i dati deboli sull'occupazione negli USA aumentano le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Fed a settembre. Questo stimola gli asset a rischio come Bitcoin, anche se l'effetto non è stato immediato. Il ritardo potrebbe indicare un accumulo silenzioso prima della prossima mossa. Quindi qua mi sta andando a confermare la mia strategia, quindi ancora una volta la mia strategia è questa. Io ho già una strategia, so già come muovermi. Utilizzo questa AI semplicemente per darmi conferma se le aree individuate, se tutta una serie di cose sono effettivamente come penso. In questo caso mi sta dando ragione su un possibile accumulo silenzioso, quindi il mercato si sta muovendo piano piano, ma io mi sto posizionando. Forza del dollaro digitale, USDT ha superato i 170 miliardi di dollari di market cap, nuovo record. Questo significa che c'è molta liquidità pronta a entrare nel mercato cripto. Altro dato importante, inoltre un wallet ha appena spostato 44,78 milioni di dollari per acquistare quasi 9.500 Ethereum, segnale di grandi movimenti in corso, e qui ci può aprire la strada verso
al season, punto interrogativo, analisi dell'ordine take profit, quindi qua arriva direttamente sul mio ordine. Quindi ho piazzato, mi ha aperto per esempio, andiamo a vedere cronologia ordini, eccolo qua, mi ha aperto un long a 115.650 e ho messo il take profit parziale per questo long, quindi di un 50% più o meno, lo vediamo subito qui, a 116,6. Quello che sto facendo io in questo caso è speculare, quindi non mi sto posizionando long term, ma sto appunto speculando sul mercato, andando ad accumulare posizioni che gradualmente scarico a più livelli. Quindi se ho comprato banalmente a questo livello, scaricherò un 50% qua, attendo, se continua a scendere riaccumulo, riscarico, quindi man mano che oscilla io mi muovo in accumulo e scarico, poi vado a vendere ai vari livelli che mi vado a posizionare, che sia qua e che sia più in alto. Comunque vediamo che cosa ci dice la I. Ha impostato un take profit a 116,650, corretto, con una distanza al prezzo attuale di circa uno 0,6%. A leva devi fare 0,6 per 2, ti viene quindi poi il numero diciamo con la leva, qua te lo sta calcolando senza leva, qua ti dice infatti il leverage applicato un 20 per, quindi il rendimento effettivo sarà reazioni prezzo necessarie a 116, 114, 116 più un più 2%, quindi il PNL con la leva sarà circa un 42% di profitto, ma questo è diciamo la parte tecnica. Se il prezzo raggiunge il tuo obiettivo realizzerai un profitto eccellente ben superiore al 28% attuale e ok. Consiglio operativo: tieni o prendi profitto? Considerando il quadro attuale, il trend è ancora rialzista e ci sono catalizzatori macro in arrivo, quindi dati CPI, i PPI, decisioni Fed e così via, che effettivamente potrebbero spingere ulteriormente a rialzo. La resistenza a 116,650 è vicina, ma non è un massimo storico, quindi potrebbe essere superata. Il rischio di una correzione c'è, ma il mercato mostra ancora forza strutturale. Opzione migliore: aggiustare il take profit in 2 fasi, che è quello che ho già fatto in realtà. Chiudi il 50% a 116.650, quindi realizzi più o meno un più 42%, che è quello che ho fatto questa operazione qui. Lascio invece il resto con un nuovo take profit a 120k, potenziale ulteriore più 10% in movimento base, ovvero più 200% con leverage. Quindi se io adesso vado per esempio a piazzarmi un ulteriore, eccolo qua, mettiamo un ulteriore take profit a 120.000 e gli mettiamo il restante 0.0002, eccolo qua che andiamo poi a chiudere con un livello più alto, eccolo qua, tac. E infatti questo era il livello che ti ho mostrato prima su cui volevo chiudere, che però abbiamo inserito ora insieme. Questo ti permette di bloccare profitto da un lato e al tempo stesso però rimanere esposto al rialzo. Infatti io generalmente opero proprio così. È interessantissimo secondo me vedere come la I ha compreso la mia strategia e ha adattato una soluzione. E perché non sono andato ad applicare subito il take profit qua? Perché volevo mostrarti come questa I è riuscita ad analizzare un pochino la mia operatività, perché io ho uno storico su questo conto. Quindi come puoi vedere, ti faccio vedere cronologia posizioni. Io qua ho uno storico, vado a chiudere un attimo qui, eccolo qua. Ho uno storico di posizioni, quindi ho aperto, chiuso, ho fatto un po' di transazioni, ci sono tipo una quarantina di operazioni che ho aperto e chiuso gradualmente. Ecco che la I ha compreso questo e di conseguenza mi sta suggerendo un'operatività che si adatta a quella che è la mia attuale operatività. E questo è ottimo e interessantissimo. Sintesi finale: sei in una posizione molto solida, il mercato è favorevole, la liquidità cresce, i segnali macro spingono verso l'alto, il tuo attuale take profit è raggiungibile nelle prossime ore, quindi io nelle prossime ore potrei arrivare al primo take profit. Ottimizzalo per bilanciare sicurezza e potenziale, realizza parte del guadagno ma lascia aperta una posizione per cavalcare il prossimo movimento. Ora io posso anche chiedergli altre cose. Quindi posso dirgli: puoi indicarmi i livelli chiave di accumulo a partire da maggio 2025 ad oggi? Vediamo. Eccolo qua. Livelli chiave d'accumulo. Il mercato Bitcoin ha mostrato diverse fasi strutturali di accumulazione, riconoscibili sia dai movimenti di prezzo che dal comportamento on-chain degli operatori istituzionali e delle whale. Fasi principali di accumulo: maggio 2025 accumulo dopo il ritracciamento dai 100k, livello chiave 97-100k, quindi guarda un po' qua, dai 97 ai 100k, quest'area qui. Infatti, perché ti voglio mostrare questi dati? Perché ti voglio mostrare quanto è sensibile effettivamente, quanto è accurato.
abbiamo detto tra i 97k e i 100k, quindi di fatto proprio su questo livello qua. Quindi sul volume profile io vado a vedere l'area di massima contrattazione, questa indica proprio il supporto di questo movimento, nonché il prezzo medio, se vogliamo, se andiamo a guardare la linea nera, quella che è un po' la mediana di tutto questo movimento da maggio ad oggi. Dopo un ritracciamento, qua mi spiega poi tutto quello che ha fatto, questa fascia è diventata un floor psicologico tecnico. Andando ancora giù mi dice giugno 2025 accumulo tra 105 e 108, quindi di nuovo andiamo in area, allora 105 e 108, quindi in quest'area qui. Nuovamente, come vedi, ho fatto una macro area di accumulo proprio tenendo conto di tutto questo storico. I miner, alcune istituzioni hanno accumulato in questo range e così via. Poi luglio, cioè mi sta facendo proprio la disamina di ogni singola area. Agosto siamo tra i 113 e i 114, quindi diciamo in quest'area qui. Livelli attuali di supporto primario 113, supporto secondario quindi qua dove sto andando io a pescare, supporto secondario 111 e 5, quindi in quest'area qui io acquisterei leggermente sotto a 110. Breakout target, quindi un target per un potenziale breakout e quindi andare poi ulteriormente a rialzo, i 120, dove vado a chiudere un'altra parte della mia operazione. In realtà poi ho ancora del fuoco in canna pronto a sparare, perché sono ancora comunque esposto. Anche nel caso arrivasse a 120 ho comunque ancora una parte di accumulo e una parte che andrà probabilmente a crescere. Se mi scende ancora giù andrò ad accumulare in queste aree. Questi livelli riflettono la mappa di accumulazione attuale. Chi è entrato su di 115 sta ora difendendo posizioni con forza. Le informazioni di cui sono state ricercate e riassunte lei non rappresentano in alcun modo un suggerimento di investimento e va bene. Poi mi dà anche qualche suggerimento per continuare la conversazione. Quali fattori stanno sostenendo l'accumulo sopra i 113? Come sta reagendo il mercato a livello di liquidità in zona 114? Qual è l'impatto degli FTF? Posso chiedergli ancora cose, io posso chiedergli anche roba più pratica, cioè con un capitale da facciamo cos'è, $900, quante operazioni posso aprire in leva 20 prima di essere liquidato? Esempio. Cioè andiamo proprio anche con domande scomode, vediamo come reagisce. So già in realtà come reagisce perché è fatto veramente molto bene, cioè è una AI estremamente efficiente. Eccolo qua, con un capitale 900, una leva 20, puoi aprire 900 per 20 uguale 18.000, questo significa che puoi aprire posizioni il cui valore totale raggiunge 18.000, ok, caso pratico, una singola posizione, quindi ti va anche a dire come muoverti, 2 posizioni da 9.000 eccetera, 5 posizioni e mi va a dire quanto usare per ogni posizione in margine e così via. Ora mi fa anche l'analisi del mio caso attuale. Ecco perché dico che è una cosa estremamente interessante, è uno strumento molto interessante, perché comunque va ad analizzare, in base alle domande che faccio, lui comunque analizza le mie operazioni, cioè quello che sto facendo. Qua mi dice esempio, dal tuo portafoglio hai già una posizione long su BTC USD con margine totale 2,85, leverage 20, valore posizione questo, PNL attuale, stai usando solo una frazione del tuo capitale, con 900 USDT potresti aprire oltre 300 posizioni della stessa dimensione, ma non sarebbe saggio farlo. Perché? Più alta la leva, più piccolo è il movimento di prezzo necessario per causare liquidazione. Con leva 20 mi basta un 5% per essere liquidato, ma ovviamente utilizzando capitale piccolo mi permette di essere esposto al mercato di fatto, come puoi vedere, con una liquidazione a zero. E tecnicamente, anche se il prezzo da qui crollasse qua sotto o anche qua sotto e quindi andasse a aprire tutte queste operazioni, essendo con margine molto piccoli, io continuerei comunque ad avere un prezzo di liquidazione a zero. Come faccio a saperlo? Beh, perché ho fatto ovviamente i calcoli. Quando mi posiziono sul mercato vado ad analizzare il come posizionarmi. Qua dice se entri long a 115.000 sei liquidato intorno a 109, se entri a 115 sei liquidato con lo short a 120, eccetera, eccetera. Nel nostro caso però stiamo usando una parte molto piccola. Poi qua mi continua a dire come muoverti, eccetera. Qual è la mia strategia quando il mercato va contro di me, chiediti e così via. Quindi veramente molto molto interessante. Questo è uno strumento secondo me fortissimo che andrà sicuramente migliorandosi nel tempo e che permette effettivamente sia ai meno esperti sia ai più esperti di tradare in modo
interessante, sicuramente più semplice e tecnicamente più profittevole. Posso poi chiedergli veramente qualsiasi cosa, cioè posso analizzare, ecco, facciamo magari ancora un esempio che, mi raccomando, non devi necessariamente riprodurre così com'è, però è giusto per farti vedere la portata, la capacità. Allora, torniamo ad aprire la nostra AI, apriamola da qua, tanto è la stessa. Se io volessi entrare ora a mercato, potresti indicarmi un target long e stop loss ideali basandoti sugli ultimi 2 mesi movimenti di BTC? Tieni conto che io il daily. Pam, vediamo un po' cosa ci dice. Eccolo qua, analisi entry, target e stop loss su operazioni per operazione long, BTC eccetera. Prezzo attuale, quindi entriamo ora a mercato, 115,9 e 15. Il mercato è in una fase di consolidamento rialzista dopo aver superato i massimi di agosto a 117. Un'entrata long a mercato ora è valida poiché il prezzo si mantiene stabilmente sopra il supporto dinamico a 113, la tendenza daily è ancora rialzista strutturale, i volumi restano solidi e la liquidità in USDT cresce. Quindi, se ora volessi aprire una posizione, lui mi dice take profit 1, 117.000. Massimo precedente di agosto, ora è diventata resistenza psicologica. 2, obiettivo immediato. Quindi questo è l'obiettivo immediato. Il primo take profit. Secondo take profit i 120, quindi il livello psicologico e tecnico. Quindi un primo take profit qua, 117, un secondo a 120 e poi un terzo, estensione del trend rialzista sul ritracciamento Fibonacci 1,61 del ritracciamento di maggio, 125. Quindi quanto è potente sta cosa? Cioè mi sta dando direttamente 3 target, quindi non è un apri qui, vai lì, no, 3 target. Esci gradualmente qui, qui, qui e nel terzo mi va, io non gli ho chiesto di farmi un ritracciamento Fibonacci, non gli ho chiesto di studiarmi assolutamente nulla, ma lui basa il tutto su questo. Consiglio, scala gradualmente, quindi chiudi il 30% a 17, il 30% a 120 e il resto a 125.000, quindi mi sta anche dicendo come muovermi. Stop loss ideale per proteggere il capitale e rispettare la logica del mercato, stop loss consigliato 112,5, appena sotto il minimo del range di consolidamento a 113. Se il prezzo chiude daily sotto il 113, il trend rialzista è in dubbio. Questo stop loss ci dà spazio di manovra e ci protegge da un eventuale cambio di direzione strutturale. Quindi riepilogo, long entri qui, take profit 117, 120, 125, stop loss 112,5. Risk reward 1 a 3,5, quindi mi ha già fatto anche il calcolo del risk reward. Poi mi spiega il perché e tutto il resto. Ecco che, come visto, questo strumento, che è totalmente gratuito, è effettivamente efficace non solo per essere integrato chiaramente nella nostra analisi, ma anche come un ulteriore punto di vista sull'analisi. Ora, come ho detto, non fare trading ciecamente dicendo se entro adesso, quando esco in take profit e quando vado in stop loss. Perché? Perché non avrebbe senso farlo. Significherebbe dare le chiavi dell'auto alla I e far correre lei al posto tuo. No, tu devi usarlo come tuo copilota, quindi non gli darai le chiavi in mano, ma gli dirai analizzami questo, analizzami quest'area, analizzami questi dati, calcolami il prezzo medio in questo range temporale, spiegami secondo un determinato indicatore, puoi dirgli, basandoti sul volume profile in questo range, qual è il pezzo più interessante, il livello di prezzo più interessante per posizionarmi, dove dovrei mettere uno stop loss, dove dovrei mettere un take profit. Quindi analizzare di fatto il mercato, cioè utilizza l'AI come strumento analitico, non come strategia. Tu devi avere una tua strategia di gestione del capitale, gestione del rischio, gestione del tuo portafoglio. Dall'altra parte utilizzi l'AI per analizzare più velocemente i dati senza dover andare a impazzire intorno ai grafici. Come vedi, io ho già una mia analisi che ti ho mostrato graficamente utilizzando volume profile, quindi livelli chiave, ho già una gestione del rischio, cioè del come utilizzo il margine in mio possesso su questo conto. D'altra parte utilizzo l'AI per avere conferme di ciò che ho trovato, quindi per andare ad analizzare più velocemente più dati che vadano poi a confermare o negare quelle che sono le aree di interesse che ho trovato, quindi quella che è la mia strategia. Ecco come utilizzare veramente l'AI a tuo
favore. E da oggi puoi farlo su un exchange direttamente a fianco alla tua operatività. Da un lato vai long, short e fai quello che vuoi, oppure anche spot, se vuoi fare trading spot, dall'altro invece utilizzi l'AI che ti dà suggerimenti e monitora costantemente le tue operazioni. Puoi usarla sia per analizzare che anche per ogni tanto farti dire qual è la salute del tuo trading. Ti ringrazio per essere stato qui con me, spero che questo video ti aiuti a muovere i primi passi nel mondo del trading in modo più intelligente. Se sei già un professionista, spero che questo strumento ti possa dare tanto per ottimizzare le tue analisi e di conseguenza i tuoi risultati. Io come sempre qua sotto ti lascio il link nella descrizione di BingX per provarlo, per testare la sua AI, e mi raccomando non dimenticarti di farmi sapere che cosa ne pensi nei commenti. Un abbraccio, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e ci vediamo nel prossimo video.